Buongiorno tribù. Buongiorno. E dopo l'alba spettacolare Oh, che ci siamo era visti, proprio qua di fronte. Uno spettacolo. e abbiamo dormito in questo spot da 10. 10 e lode. Sì. Va nella top 10. Sì, anche lì mi sa che andranno tutti nella top 10. Se c'è un'alba, Come li scegliamo talmente bene? Modestino. E se c'è un'alba o un tramonto, ragazzi, vanno nella top 10. Cambiamo luogo. Anche se è un nuovo episodio, il giorno dopo siamo sempre a Benissà, vicino a Calpe. Oggi andiamo a vedere un parchetto naturale. Ve li facciamo vedere tutti. 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 E il Surpier me l'ha spacciata come passeggiata tranquilla. Mo, gli crediamo o non gli crediamo? Questa è la passeggiata di rodaggio. Perché poi dopo ne ho in mente un'altra. Per ammazzarmi. No. Andiamo a vedere questa passeggiatina che spaccia come tranquilla. Abbiamo parcheggiato dove abbiamo parcheggiato bene. Perché, ragazzi, guardate quanti camper. È un parcheggio pubblico gratuito. Sì, che per la passeggiata che facciamo oggi entriamo nel parco naturale Del Peñal di Fac. È quella montagna, se venite a Calpe, che si vede questa montagna proprio a picco sul mare. È un parco naturale, se venite a Calpe non c'è tanta roba da vedere, però il Peñal di Fac bisogna per andare. entrare abbiamo dovuto prenotare. È gratis, però possono entrare solo 300 persone al giorno. Però chiaramente siamo in bassa stagione e di gente ce n'è a Calpe tutto l'anno. Però abbiamo prenotato stamattina. Magari in estate bisogna prenotare con un po' di giorni d'anticipo. Però è andato tutto liscio e adesso vediamo la mazzata, perché c'è sempre il trucco, c'è il trucco nella manica. In mezzo a tutti i palazzioni, guardate che struttura carina, proprio carina, sembra in stile arabo, no Pier? Sì, la torretta. La torretta sembra in stile arabo. Da qui in avanti entriamo nel parco naturale e il signor Pier dice che arriviamo fino là in cima. Sul Pier Sono 300 metri di dislivello. Dai. è la passeggiatina tranquilla, che può essere tranquilla, però ho i miei dubbi. Guarda che spettacolo. Però la vista, ragazzi, è questa. Uno spettacolo! Da qua, se non hai prenotato, non puoi entrare, però è super facile fare la prenotazione. Qua c'è un QR
ce l'avete in valenciano, spagnolo e inglese, fate la vostra prenotazione e entrate senza problemi. Vi chiedono, è come- tutto spiegato nel QR, comunque bisogna selezionare il nome del parco perché in tutta la comunità valenciana per vedere altri parchi ci sono zone limitate, quindi fanno entrare solo un certo numero di persone e quindi selezionate Peñal di Fac, la ruta è la ruta roja e dopo gli mettete il vostro numero di documento, nome e cognome, il giorno, scegliete la data, vi fa vedere le date disponibili, date il click, vi scaricate il PDF e basta. e potete entrare. Ma come ti controllano non lo so, perché qua all'entrata non c'è nessuno. Andiamo a vedere. C'è un tornello lì. C'è un tornello, andiamo a vedere. Avete visto il tornello che abbiamo passato? Al momento non ci ha controllato nessuno, però abbiamo visto qua sopra, più in alto, che ci sono credi forestali che controllano che tu ti sei iscritto. Sono più che d'accordo. Vedete, così è fatto bene. Mettono un limite di persone, puoi entrare. Devi fare la tua prenotazione, è gratuita, però puoi stare dentro quanto vuoi. Quindi è giusto che sia così, più che giusto. Altra informazione che mi sono dimenticata di dirvi, che i cani possono entrare, però è un parco naturale e quindi Cosa c'è, Tam? Cosa c'è, già? parlare e camminare, vi ha interrotto, possono entrare però legati. Ma i colori di questo mare, cioè, è una cosa impressionante. Da quant'è che non vedevamo dei colori così, Pier? Ma Del mare? ti viene voglia... Di tuffarti, sì, Sì, però siamo impressionati da questi colori. Non pensavo che Calpe aveva così un bel mare. Proprio bello, è proprio bello. Siamo arrivati sotto la parete, La parete nord. alla parete nord, e qui si arrampica. Però non si può arrampicare dal mese di... No, il mese di aprile, maggio e giugno per la nidificazione di alcune uccelli. specie di uccelli. Però la vista Oh, che quasi mi ammazzo. spettacolare. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Un piccolo paradiso. Guardate il gabbiano, lì pacifico. Entriamo dentro nel tunnel per passare dall'altra parte.
Comunque è bello spostino, eh. Se scivoli non è che poi la puoi raccontare. Guardate il vuoto che c'è. No, no, non la racconti mica, eh. Comunque, guardate il sentiero, eh. L'ultimo pezzo è bello impegnativo e soprattutto perché questa roccia è talmente liscia e consumata che devi fare attenzione dove mettere i piedi. Per l'ultimo pezzettino che non ho potuto filmare niente perché c'è un pezzettino dove non devi arrampicare, però ti devi concentrare. Siamo quasi arrivati. Andiamo fino lassù. Ma le mie vertigini, molto bene, è un po' spostino. Per la gente che soffre di vertigini, forse è un po' il posto. Però, piano piano, saliamo. Un passo alla volta. Siamo arrivati alla cima. No, certo, là è un po' esposto però. Io vi ho fatto una panoramica e avevo le gambe che facevano Giacomo, 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 Giacomo. Passeggiata, è vero, super tranquilla, però l'ultimo pezzo, come ho già detto, è impegnativo, eh. Non devi arrampicare, No, però però più che altro a volte devi aiutare con le mani perché appunto come passa talmente tanta gente ogni anno, la roccia calcarea è diventata super liscia. E quindi se piove, non venite su, eh. no, perché le caviglie proprio le lasciate. Se già si scivola così, immaginate con la pioggia. È una pista di pattinaggio. E per i cani legati. Se sapevo che era così l'ultimo pezzo, con i cani non venivo su, veniva su solo uno, perché non è neanche non è insegnato da nessuna parte. Cosa? E con i cani devi fare attenzione anche se sono legati, Sì, però è più, boh, non so. non lo so. Però cani legati, perché Beh, legati anche perché è un parco naturale. sì, sì, però in tutti i casi, anche se non era parco naturale, i cani Sì. è abbastanza esposto, quindi legati. Legati, legati. Sorry? Però alla vista ripagato. Siamo scesi il primo pezzo. Io me la sono fatta addosso. Devo essere sincera. È peggio scendere che salire. Però, Sempre. no, però più che altro No, perché veramente è scivoloso. scivoloso. Alla fine abbiamo lasciato slegati i cani, anche se so che non si fa, però era più sicuro per loro, perché legati si Non potevano riuscirò- far non riuscirò- male, quindi li abbiamo slegati un pezzettino perché era pieno di rocce, io avevo paura, Andavano col loro ritmo e potevano pigiare dove avevo più volevano. paura per i cani che per me, che me la sono fatta addosso, sì, sì, devo essere sincera. Per farvi capire tutto questo pezzo che passa in mezzo alle rocce e va fino alla sopra. È tutta la passeggiata che dico a Pier. C'è qualcosa che... Un odore. un odore strano che sa di gas. E Pier, come può essere io? Lo sentivo che c'era il gas. Risulta che è il finocchio selvatico. Finocchio marittimo. Marittimo. Però se tu non annusi, sa di gas, sa di gas. Sa di gas. È il finocchio marittimo che
sa di gas. Stesso posto di ieri. Stesso posto di ieri, dove c'era quello spoiler, però non volevamo dire nulla. Perché non eravamo ancora sicuri che potevamo arrivare fino a su. E ci fermiamo, tappa a mangiare tipo, hai in mente il picnic che ti facevano ai Il Boy pranzo al Scout? sacco. Col pranzo al sacco col paninetto E e la la mela. mela. Ci Sì, manca il pezzettino di cioccolato. sì, ci manca il farmer. Il farmer. Per chi lo conosce, una barretta tipica. Barretta fatta di avena e frutta. Il farmer è la marca. È la marca svizzera. Svizzera. Mangiamo e poi continuiamo il giro. Sì, e Sì, tu vuoi? Sì, tu hai il tuo mangiare che mamma. Hai già mangiato, cosa vuoi? Abbiamo voglio anche un pezzo di panino. Sì, amore, un Sì. bacio. Un bacino. Un bacino. Un bacino. E cosa facciamo? Adesso mangiamo tutti. Tu sulle attenti come sempre, l'orecchietta del boy. E poi continuiamo il giro. Buon appetito! Mangiato, abbiamo mangiato. E adesso ci andiamo a vedere una spiaggetta. È piena di gente perché da qua vediamo che è pieno di gente. Vediamo se almeno i cagnoloni possono correre un po'. Vedo là in fondo un pezzettino dove c'è poca gente. Ci mettiamo là. Pier dice là in fondo. Via. Vediamo. Ah, altra cosa che ci siamo dimenticati di dirvi, che alla fine non ci hanno controllato. Però secondo me perché, visto che è stagione, tra virgolette, bassa, perché c'è comunque per essere stagione bassa c'è tanta gente, ma poi che a un certo punto abbiamo dovuto aspettare perché doveva scendere la gente, quel tornello lì che sembra quello degli ski lift. Dello ski lift? Sì. È vero? Sì, Delle però lì stazioni sicuramente in sciistiche. estate faranno. E in estate sicuramente metteranno una persona per controllare effettivamente che non entrano più di 300 persone. Però noi, onde evitare multe, noi abbiamo fatto la prenotazione online. Sì. Perché Fortunelli, Sì, Fortunelli. Fortunelli che se noi non lo facevamo, Sicuro, perché ci pigliamo. I forestali non ci hanno chiesto niente. No, non ci hanno chiesto niente, stiamo facendogli dei lavori. Queste sono un po' le informazioni. Guardate, siamo al porto e c'è questo ristorante che vende tutto il pesce fresco, te lo scegli e te lo fanno al momento. Che bellino. Muchas gracias. E mi ha dato il permesso per poter filmare, super gentile. Però vedete, qua alle mie spalle si chiama ristorante El Carro, c'hai tutto il pesce super fresco nel porto, tu ti siedi, lo scegli e te lo fanno cucinano. al momento. Pim pam. Prima spiaggetta proprio vicino al porto e ragazzi oggi è da costume, fa un caldo, oggi è da costume e quasi anche da bagno. C'è un sacco di gente col costume, c'è gente che fa il bagno, fa caldo, siamo ritornati sembra di stare con le temperature inizio giugno. Poi alla sera è vero che scende la temperatura ovviamente, però siete da costume, hanno ragione, bagnarmi non lo so, però da costume. Guardate che bello. Poi vabbè, se non vi girate e non si vedono queste cose, il lungomare è anche bello. Chiudete gli occhi, chiudete l'occhio destro e fate la passeggiata. È veramente carino. E nel frattempo abbiamo trovato questo angoletto dove Boy può cercare i suoi pesciolini e la Cina può fare i suoi buchetti.
Siccome non c'è nessun cartello che vieta, io non l'ho visto, che possono entrare i cani e siamo in bassa stagione, sì, Cina, adesso arrivo. Adesso giochiamo un po'. E li facciamo un po'. Sono stanchi, ragazzi, perché andare con noi col guinzaglio, poverini, si stancano di più. Però è arrivato il suo momento ed è giusto che disfruttano e Che se la godano. che se la godono anche loro. Poteva mancare il momento sul piede? No, è arrivato il momento sul piede. Una chicchetta dei romani. I romani poi cosa facevano? Era un primo esempio di allevamento di pesci, che non era proprio un allevamento. Vedete queste forme rettangolari? Sono come dei bacini che li hanno appunto intagliati negli scogli e li usavano come bacini per immagazzinare pesci. Pescavano i pesci nel mare e poi li mettevano in questi bacini artificiali. E cosa facevano? Visto che non c'erano né frigoriferi né congelatori, per mantenere il pesce freschissimo e consumarlo solo al momento, mettevano qua tutti i pesci e poi venivano prelevati al momento poi di consumarli. Sti rumani, sti rumani! Lasciamo la spiaggettina. 7 cani hanno corso, si sono bagnati e si sono divertiti e ci adesso- avviamo verso il furgone. E Abbiamo una missione. abbiamo trovato un posto, Spérate, aspetta. c'è scritto, Sì, c'è scritto, ma finché non lo vedo non ci credo. non ci credi, No. Andiamo a... in un'area camper e sembra che diano il servizio doccia anche senza pernottamento. 5 euro Vediamo. a persona, vabbè, Non è caro, si può trovare anche meno, però ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Ci sta. Andiamo a vedere se è vero, perché finché non lo vedo io non ci credo. La doccia, ragazzi, che ci siamo fatti. Spettacolare. Spettacolare, calda, economica, non è delle più economiche. Però ricordatevi, tutto nuovo, tutto nuovo, ricordatevi sempre in Parking Fortnite di cercare strutture nuove perché hanno i prezzi più accessibili. Sì. Adesso da qualche parte vi lasciamo il nome di questa area camper. Area camper. Comunque 16 euro comprende 2 persone, il camper, un bambino fino ai 3 anni, un cane, un animale domestico e avete incluso tutti i servizi, quindi doccia, bagni, scarico e carico delle acque grigie e scure, carico dell'acqua e la luce mi sembra fino ai 3 kW. Se poi volete un più potente si paga 2 euro mi sembra. Ed è a Comunque 15, vi lasciamo il link. 15 minuti da Calpe. Top! Stasera gnocchi al sugo. Picos, che sono tipo mini grissini. E questo Ahimè. sono le poche cose, no, l'unica cosa. L'unica cosa, il caffè per tutto, c'è Tutto. finito tutto. Non abbiamo più scorte, abbiamo solo questo pezzettino di parmigiano reggiano. Al quale è proibito già staccare pezzi, solo per grattugiare, solo per far pasta. Siamo sempre nel solito posto di stamattina dove avete visto l'alba. Abbiamo deciso di prolungare una notte in più. È bello sto posto, tranquillo, comodo, è a metà strada tra Calpe e l'altro posto che vogliamo andare a fare una visita, che merita la pena. Vale la pena, Vale la pena. Vale la pena. Questo video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere un bel mi piace e commentare se questa zona vi è piaciuta, se avete domande, noi siamo qui per questo. Vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!